Questa storia si chiama La moglie di quasi 29 anni è stata sorpresa a tradire in un ristorante. Sì, è vero, mia moglie mi stava tradendo in un ristorante di proprietà di un mio amico e stava tradendo con lui. Ho 50 anni, mia moglie ne ha 49. I nostri figli sono cresciuti e hanno le loro famiglie. Questo uomo con cui stava tradendo è di successo, possiede un paio di ristoranti. Era come un secondo padre per i miei figli quando io non c'ero. Lui c'era. Ho scoperto che mia moglie doveva essere al lavoro quel giorno e, per caso, un mio collega che mia moglie non conosce mi ha mandato un messaggio dicendo che sembrava che mia moglie stesse flirtando pesantemente con un uomo. Mia moglie non ha mai incontrato questo collega. Gli ho solo mostrato una sua foto un giorno al lavoro e lui si è ricordato di come appariva. Si è trovato per caso nello stesso ristorante. Mi ha mandato una foto e effettivamente lei era al ristorante quando doveva essere al lavoro, ma il mio amico era quello con cui stava ridendo e scherzando. Così ho pensato che stessero solo chiacchierando, niente di serio. È un amico di famiglia di lunga data, quindi non ci ho fatto caso. Stavo lavorando fuori città quella settimana e stavo tornando a casa presto per fare una sorpresa a mia moglie e portarla a pranzo. Mia moglie di solito mi chiama o mi manda un messaggio quando è in viaggio per tornare a casa dal lavoro, ma quel giorno non lo ha fatto. Sono arrivato a casa verso le 11:30 e ho parcheggiato in vialetto. Mentre mi avvicinavo alla porta, ho sentito delle risate provenire dall'interno della casa. Quando ho aperto la porta, li ho visti, mia moglie e il mio amico, che ridevano e parlavano. Non ho avuto una sensazione piacevole perché erano quasi mezzanotte. Anche se è un amico di lunga data, perché è con mia moglie da solo? Ho chiesto a mia moglie cosa ci facesse lì e lei ha detto che era venuto solo per parlare. Giusto, ho pensato, ma non ho detto nulla. Ma non ho. Entra dietro di me e mi chiede se sto bene. Le ho detto che non mi piaceva come appariva la situazione. Un uomo che viene a casa di una donna a mezzanotte quando il marito non è a casa. Le ho detto che andavo a letto e sono salito al piano di sopra e sono andato a letto. La mattina dopo le ho chiesto di nuovo cosa ci facesse lì così tardi la notte. Ha detto la stessa cosa. Ho detto ok e ho lasciato stare la cosa. Sono abbastanza sicuro che avevano una relazione. Ho chiesto a lei perché pensasse che suo marito avesse una relazione con mia moglie. Mi ha detto che crede che stiano troppo spesso insieme e che lui parla sempre di lei. Le ho detto che avrei parlato con mia moglie a riguardo e lei mi ha risposto che forse avrei dovuto pensarci 2 volte, perché se mia moglie mi stava tradendo, non lo avrebbe ammesso. Dopo aver parlato con la moglie del mio amico, ho tirato fuori il telefono davanti a lei, ho chiamato lui e gli ho chiesto apertamente se stava dormendo con mia moglie. Ha detto di no, che non stava dormendo con mia moglie. Ha detto: sei il mio amico, il mio migliore amico. Non farei mai una cosa del genere a te. Ti voglio bene, amico. Ho detto: ok, ti credo, ma chiederò comunque a lei. Ho chiesto a mia moglie quella notte e lei lo ha negato. Ha detto che non stava dormendo con lui, che lui era come un fratello maggiore per lei e che non avrebbe mai fatto una cosa del genere a me. Per qualche motivo, dopo aver parlato con la moglie del mio amico e anche dopo che suo marito ha detto che non stava facendo nulla con mia moglie, ancora non gli credevo. Sua moglie aveva già piantato il seme nel mio cervello che probabilmente c'era qualcosa tra mia moglie e suo marito. Così sono passate alcune settimane e ho notato che mia moglie diventava un po' distante. Era un campanello d'allarme per me, così ho deciso di mettere un GPS sulla sua auto, giusto per avere un po' di tranquillità. Passano alcuni giorni e vedo che l'auto di mia moglie non si muove. È parcheggiata in vialetto ed è le 8 di sera. Quindi sono uscito per vedere cosa stava facendo. Era in vialetto a parlare al telefono. Le ho chiesto con chi stava parlando e ha detto un amico. Le ho chiesto quale amico e ha detto un'amica. Ho detto ok. In quel momento sembrava molto sospetta a parlare al telefono fuori con una cosiddetta amica. Pochi minuti dopo che è rientrata in casa, ho deciso di guardare l'app del GPS sul mio telefono e mi ha mostrato che era andata al lavoro e tornata. Ed era tutto per quel giorno. Ho pensato tra me e me. Se stava parlando con un'amica, almeno sarebbe uscita e avrebbe fatto qualcosa. Ma non lo ha fatto. Il giorno dopo ho guardato di nuovo l'app di tracciamento, stessa cosa. È andata al lavoro e tornata, nessuna fermata nel mezzo. Alcuni giorni dopo sono tornato a casa dal lavoro presto e ho notato che l'auto di mia moglie non era in vialetto.
Erano circa le 3 del pomeriggio, così ho deciso di controllare di nuovo l'app di tracciamento. L'app mostrava che era al ristorante, così ho deciso di andare al ristorante, ma solo per vedere se potevo vedere qualcosa. Non sono entrato, sono passato davanti al ristorante e ho visto l'auto di mia moglie e l'ho vista anche seduta in un box con il nostro buon amico, tenendosi per mano al tavolo. Ero furioso, ero così arrabbiato che volevo affrontarla lì e subito, ma non l'ho fatto. Sono tornato a casa e ho aspettato che tornasse. È finalmente tornata verso le 9 di sera. Le ho chiesto dove fosse stata e ha detto che era al lavoro. Proprio lì e in quel momento sapevo che stava mentendo. Poi le ho chiesto com'era stata la sua giornata e ha detto che era stata buona. Dopo le chiacchiere ho deciso di assumere un investigatore privato per un po' per vedere cosa poteva scoprire. Il giorno dopo ho incontrato l'investigatore privato e gli ho detto cosa volevo. Ha detto che sarebbe stato un po' costoso. Ho detto che non mi importava di farlo. Dopo aver assunto l'investigatore privato, ho dovuto pensare a quali beni avevamo, cosa sarebbe successo con la casa e le auto. Più tardi quel giorno ho chiamato mio figlio e mia figlia e ho chiesto loro di incontrarmi e ho detto loro che era urgente. Sono entrambi arrivati entro un'ora. Quello che ho esposto a loro li ha fatti arrabbiare. Mia figlia ha iniziato a piangere. Le ho detto che avevo assunto un investigatore privato, quindi avremmo dovuto aspettare e vedere. Mia figlia ha 23 anni e mio figlio 21. Mio figlio ha detto: "Papà, sei sicuro?" Ho detto loro entrambi che la moglie del nostro amico sospetta che lui stia dormendo con vostra madre. Hanno entrambi detto che avrebbero tenuto d'occhio lei e mi avrebbero fatto sapere se avessero visto qualcosa. Passano alcuni giorni e ricevo una chiamata dall'investigatore privato. Ha detto: "Ho delle brutte notizie." Gli ho chiesto quali fossero. Ha detto che aveva seguito mia moglie e che si era incontrata con il nostro amico, immagina un po', in un hotel e che aveva delle riprese di tutto, anche di loro che entravano nell'hotel, tenendosi per mano e baciandosi. Avevano guidato per 30 minuti per cercare di nasconderlo. Ero così arrabbiato che volevo affrontarla lì e subito. Ma dovevo aspettare, dovevo pensare a cosa avrei fatto. Il giorno dopo mia moglie è andata al lavoro come al solito e ho deciso di chiamare la moglie del nostro amico. Ha risposto al primo squillo. Le ho chiesto come stava e ha detto: "Sto bene." Le ho chiesto se suo marito era a casa e ha detto no, è al lavoro. Dopo alcuni minuti di chiacchiere, sono finalmente arrivato al punto e le ho detto che sapevo della relazione e che avevo delle prove. Le ho detto che le avrei preparate in alcuni giorni e le avrei date. Poi ho chiamato i miei figli e ho detto loro di incontrarmi di nuovo. Ci siamo incontrati più tardi quella sera in un parco locale. Ho mostrato a mio figlio e a mia figlia quello che l'investigatore privato aveva raccolto. Entrambi avevano le lacrime agli occhi. Mio figlio ha detto: "Non posso crederci." Mia figlia ha detto: "Sapevo che c'era qualcosa." Poi ho chiesto loro cosa volessero fare a riguardo. Mio figlio ha detto che dovevamo affrontarli e mettere fine a tutto. Mia figlia ha detto di non fare nulla e lasciarli continuare a fare quello che stavano facendo. Ho guardato mia figlia e ho chiesto perché volesse che sua madre continuasse la relazione. Ha detto che avrebbe consolidato il divorzio. Mia figlia voleva che le prove fossero forti contro sua madre. Ho chiesto a mio figlio e ha detto la stessa cosa, di far sì che l'investigatore privato raccolga un po' più di prove e poi di chiedere il divorzio. Ero scioccato che i miei figli dicessero cose del genere. Pensavo che avrebbero voluto che loro madre mettesse fine alla relazione e risolvesse le cose, ma entrambi hanno detto che era un tradimento importante e che non potevano perdonare loro madre che avrebbe intrapreso un percorso del genere e tradito con un amico di lunga data. Hanno detto che era solo egoista. Ho detto ai miei figli che avrei riflettuto su quello che avevano detto e che mi sarei fatto risentire. Il giorno dopo ho incontrato di nuovo l'investigatore privato e gli ho chiesto di ottenere più prove e lui ha acconsentito, dicendo che avrebbe continuato finché non gli avessi detto di fermarsi. Passano alcune settimane e l'investigatore privato ottiene alcune immagini dannose di loro. All'hotel a 30 minuti di distanza e stavano giocando in piscina. Ho detto all'investigatore privato di compilarlo e inviarmelo. Ho ricevuto le immagini e ho chiamato il mio avvocato. E gli ho detto cosa stava succedendo. Mi ha chiesto se volevo chiedere il divorzio. Gli ho detto di no, non ancora. Poi ho portato le immagini ai miei figli.
Siamo rimasti tutti lì in silenzio a guardare loro madre e il nostro amico in piscina a giocare. Ci siamo tutti guardati con disgusto negli occhi e sapevamo che era ora di chiedere il divorzio. Mia figlia e mio figlio mi hanno detto di non dire nulla a lei, di continuare a fare tutto ciò che dovevo fare in segreto e lasciarla pensare che se la stava cavando. Ho detto loro che avrei seguito il loro consiglio ed è esattamente quello che ho fatto. Passa un mese e faccio finta che tutto vada bene. Faccio finta di non sapere nulla e continuiamo con la nostra vita quotidiana. Ho iniziato a pianificare la mia partenza. Tutto ciò di cui dovevo preoccuparmi era quali beni avrebbe ottenuto, se ne avesse ottenuti, nel divorzio. Nel mio stato, il New Hampshire, il tradimento può influire sull'esito del divorzio. Dovevo agire in fretta per potermi proteggere me stesso e i miei beni. Un giorno ho detto a mia moglie che sarei andato a una conferenza aziendale per la giornata, quando in realtà stavo incontrando il mio avvocato per avviare le procedure di divorzio. Le ho detto quando sono uscito dal lavoro che avevo questa conferenza a cui partecipare per alcune ore e che sarei tornato a casa più tardi. Ha detto che andava bene. Ho incontrato il mio avvocato e gli ho detto cosa volevo. Ha detto: "Sei sicuro di questo?" Ho detto assolutamente. Poi ho chiamato l'investigatore privato e gli ho detto di inviarmi tutto ciò che aveva su di lei, il che ha fatto. Ho chiamato mio figlio e mia figlia e ho chiesto loro di incontrarmi a casa e avremmo tutti affrontato loro madre. Mia moglie torna a casa, entra, ci vede tutti e ha un grande sorriso sul viso. I miei figli non le hanno sorriso di rimando, sapevano cosa aveva fatto loro madre. Le ho chiesto di sedersi e l'abbiamo tutti solo guardata. Poi le ho detto che avevo chiesto il divorzio e questo è il motivo. Poi ho tirato fuori il mio laptop e le ho mostrato le immagini di lei e del nostro amico all'hotel in piscina. Non aveva parole, ha solo guardato in basso a terra con un'espressione di vergogna sul viso. Le ho detto che avrei messo in vendita la casa nel prossimo mese, poi le ho detto di andarsene. Ha cercato di dire che non aveva dove andare. Nostro figlio e nostra figlia l'hanno solo guardata in silenzio. E poi nostro figlio ha detto che poteva sempre andare a vivere con lui, indicando una foto del nostro amico. Se n'è andata quella notte e nelle settimane successive è tornata di tanto in tanto per prendere le sue cose. I nostri figli si rifiutavano di vederla, erano disgustati da lei. Alcuni mesi dopo la casa è stata venduta. Ho aspettato che il divorzio fosse definitivo prima di iniziare a cercare un'altra casa. Quando la casa è stata venduta, mi sono trasferito da mia figlia finché non ho potuto trovare una casa. All'udienza per il divorzio, mia ex moglie non ha opposto resistenza. Il mio avvocato ha mostrato le prove che l'investigatore privato aveva raccolto e lei non ha ottenuto nulla. Guadagnava bene, gestiva 2 strutture di noleggio auto. Dopo che il divorzio è stato finalizzato, ho comprato un'altra casa e i miei figli mi hanno aiutato a trasferirmi. I miei figli hanno detto che non hanno sentito o visto loro madre da quella notte in cui l'abbiamo sorpresa. Per quanto riguarda il mio amico, non lo vediamo o parliamo più con lui. Sua moglie lo ha divorziato. Deve pagarle un assegno di mantenimento per 8 anni o fino a quando si risposa. Erano sposati da molto tempo. La cosa più incredibile che è successa in questo orribile calvario è il modo in cui i miei figli l'hanno gestito. Sono stati le mie rocce e sono così orgoglioso di loro per il modo in cui l'hanno gestito. Non avrei mai pensato in 1.000.000 di anni che questo mi sarebbe mai successo. Ma è successo e sono una persona migliore grazie a questo. Voglio ringraziare ognuno di voi, sconosciuti su internet, per avermi dato dei buoni consigli. Oh, ho tralasciato un dettaglio. Quando ho venduto la casa, poiché mia moglie mi ha tradito, non ha ottenuto la metà del ricavato, ha ottenuto solo il 30%. Ha perso una parte perché mi ha tradito, non lo sapevo. Di nuovo, grazie a tutti, vi sarò per sempre grato. Se ti è piaciuta questa storia, per favore metti mi piace, commenta e considera di iscriverti al canale per più contenuti. Apprezzo sinceramente il tuo tempo.